Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni di mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. La carta della chiave apre la settimana con buoni propositi, magari ci sono delle situazioni che devono essere chiuse, ci si sta preparando a una nuova fase, forse anche a nuovi inizi. Di sicuro porta soluzioni, nuove idee, ci aiuta ad aver maggior concentrazione e attenzione. Probabilmente dobbiamo essere pronti ad agire immediatamente. Forse la cosa principale è chiudere delle situazioni di dolore, di disagio, di fastidio, un qualcosa che vogliamo liberarci per favorire il nuovo inizio. Io direi assolutamente sì, visto che abbiamo anche la presenza della carta del o della fanciulla. Nuovo inizio, novità, notizie interessanti, importanti, nuove occasioni di crescita, di evoluzione e anche situazioni di spensieratezza e divertimento. I segni zodiacali da attenzionare principalmente sono quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con ambito amore e relazioni più importanti. Allora, vediamo. La prima carta è la carta della viola. In pratica, nelle relazioni più importanti e ovviamente in amore, soprattutto per le coppie, questa carta ci indica un po' di preoccupazione, un po' di tensione che sarà abbastanza fugace. Se avete dei pensieri fissi, delle cose che fate fatica a lasciare andare, allora forse è il momento giusto di chiudere, di aprirsi e di concentrarsi sulle cose più importanti. Quello che salta fuori è che, se c'è un conflitto con la persona, se c'è una divergenza, allora, magari trovare il momento giusto, perché se siete in una fase di, accumulare tensione, di, sovraccaricarvi di tensione, allora potrebbe esserci un evento dove magari si può litigare, si può avere un contrasto. Come si vede dalle carte, magari c'è già un momento che può essere più tranquillo, un po' più sereno per risolvere le cose in un modo più pacifico e non arrivare al limite del sovraccarico. Ci sono anche degli eventi che possono essere positivi, soprattutto ad esempio quando si lavora insieme o ci sono dei progetti comuni da realizzare, quando c'è massimo sostegno e sinergia per il funzionamento di alcune cose, per chi ha famiglia, per chi ha figli e tanti tanti altri progetti che ovviamente riguardano entrambi, quindi sono in comune. Per i single si vede un po' di tensione, un po' di incertezza, perché se a preoccuparvi è una frequentazione, una conoscenza, magari che dura già da un po' di tempo, però non si sblocca, non c'è un avanzamento, allora questo potrebbe darvi un po' fastidio, perché si vede la voglia e il desiderio di fare un passaggio importante, però non si traduce effettivamente al momento in questo ambito, quindi c'è bisogno proprio di riflettere, di capire
Io dico sempre di ascoltare, l'intuito che magari può darvi l'indirizzo giusto. Se non c'è nessuno, probabilmente c'è una fase di trasformazione e di passaggio, anche di cambiamento importante, si vede possibilità di socializzare, fare nuove conoscenze, anche se al momento o non vi sentite pronti ad iniziare qualcosa, oppure al momento non c'è ancora qualcosa che vi attira, maggiormente e vi entusiasma. Vediamo adesso le questioni più pratiche di lavoro e finanze. Bella la carta dell'artista perché, indica proprio quella fase in cui ci può essere, la preparazione a un nuovo inizio, ci parla spesso di progetti di lunga durata che abbiamo bisogno di pianificare, di utilizzare la nostra creatività, la nostra sensibilità, delle rivelazioni, delle notizie, delle informazioni, dove dobbiamo effettivamente cercare di riflettere. Può anche parlare di, sostegno, proposta, qualcosa che può dare una svolta, ma l'abbiamo visto già nelle vostre energie principali, cioè qualcosa che si va a concludere e un nuovo inizio. Per molti si può trattare della conclusione delle vacanze, rimettersi in moto, c'è chi magari non ha mai smesso di lavorare, allora, c'è la possibilità di staccare un po' la spina adesso e quindi, godersi una fase di riposo. C'è chi magari sta vivendo delle situazioni un po' complesse, che ha desiderio di iniziare, di mettersi in moto in qualcosa di nuovo, probabilmente la consolante sorpresa ha a che fare con tutto ciò che arriva così inaspettatamente, oppure che ci aiuta a, superare un ostacolo, un blocco, anche viaggi, incontri, notizie, scambi, comunicazioni che possono essere, interessanti. Quindi abbiamo già questa fase un po' per tutti, sia chi ha il lavoro, sia chi inizia, chi ricomincia, chi smette, chi riposa, eccetera. Quindi essendo una stesa generica, come vedete ci sono vari aspetti che, possono parlare della vostra vita. L'importante è accogliere delle situazioni, soprattutto per grandi progetti, chi vuole cambiare lavoro, chi vuole migliorare, anche chi, vuole aumentare i propri guadagni, chi vuole raggiungere più serenità e stabilità in ambito materiale. C'è un qualcosa che salta fuori, che ovviamente invito alla riflessione, perché la donna di servizio, ci dice, che, ogni cosa deve, essere, capita, diciamo compresa prima di, essere accettata pienamente, prima di, iniziare qualcosa di molto importante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!